Ciao a tutti amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Toro, tendenze energetiche disponibili per amore e affetti per il primo semestre del 2025. Scusate, voglio solo vedere che carta era per curiosità. L'imperatore. Ok, abbiamo la carta dell'eremita, amici del Toro. Quando c'è la carta dell'eremita si parla sempre di un periodo dedicato all'introspezione, alla ricerca personale, a quello che è la scoperta di se stessi, se vogliamo. È anche una carta che però parla di isolamento o di solitudine. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, che sono due, uno è un corso base di tarocchi intuitivi e l'altro è un corso base di metafisica sui chakra. E sempre nella descrizione trovate il link al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi che partirà a gennaio 2025. Voi comunque aprite sempre la tendina della descrizione, io lì inserisco le novità, le promozioni, poi per ogni informazione aggiuntiva vi basta scrivermi un'email. Allora ragazzi, questo è uno di 4 oroscopi che andrò a pubblicare per il 2025, primo semestre, uno generale che è già uscito, quello sulla crescita spirituale è già uscito, abbiamo questo sull'amore e gli affetti e poi ce n'è un altro sul lavoro e l'economia, quindi se non li volete perdere rimanete sintonizzati. Bene, andiamo a vedere che energie ci sono disponibili per gli amici del Toro per quello che riguarda l'amore, le passioni, le relazioni in generale, diciamo tutto quello che è la parte affettiva. Allora, partiamo con un cavaliere di denari, un cavaliere di spade, la carta dell'eremita, quattro di coppe, 10 di pentacoli, il re di bastoni e un 2 di bastoni. Non so ragazzi, l'energia effettivamente è molto da introspezione, vedendo anche questo 4 di coppe, vedendo che avete scusate, questa è la temperanza, non l'eremita. Ho detto l'eremita perché assomiglia come figura, non ho letto in realtà. Allora, partiamo da questo cavaliere di pentacoli. È come se ci fosse un'energia lenta intorno a voi, fino ad un certo punto però, perché poi arriviamo a questo cavaliere di spade, che è un'energia molto più veloce. Questo è il cavaliere più lento del mazzo di tarocchi e questo invece è il cavaliere più veloce. Andiamo a vedere il cavaliere di pentacoli. Avevo il mazzo al contrario, ragazzi. Adesso lo giro. Ok, allora abbiamo un 7 di coppe e la carta della luna. Sono due carte di forti proiezioni, sono due carte di idee o ideologie, forse un po' troppo utopiche. Per qualcuna di queste idee
potrebbe esserci un riferimento al passato. Potrebbe essere un po' di nostalgia per qualcuno, eh? Potrebbe essere un fratello. Andiamo a vedere il Cavaliere di Spade. 6 di Pentacoli e Regina di Coppe. E Giustizia si è girata anche. È interessante perché 6 di Pentacoli è l'arcano minore della giustizia, solo che 6 di Pentacoli è girato a testa in giù. È come se ci fosse un disequilibrio pratico, fisico, nella vita di tutti i giorni, regolarizzato da questa giustizia, come se fosse contrattualizzato. Vi faccio un esempio di quello che voglio dire. Due persone convivono, coabitano, non necessariamente convivono, perché questo è amore e affetti tutto insieme, ok? E c'è come una sorta di contratto sulla carta, però poi alla fine è come se all'atto pratico non ci fosse tutto questo equilibrio stipulato con questa giustizia. Andiamo a vedere la temperanza. 10 di pentacoli che avete già qui, re di coppe qui avete la regina di coppe, cavaliere di denari che avete già qui. Voglio andare a vedere anche questo 4 di coppe. 10 di bastoni e 5 di spade. Allora ragazzi, c'è qualche cosa con questo 4 di coppe o che non si è in grado di vedere o che non si vuole vedere, o vedendo anche questo 5 di spade che non si comprende, che non si capisce, e tutto questo è in relazione a una persona o a una situazione. Allora, considerati due cavalieri di pentacoli, qui ho come la sensazione che quella sensazione di lentezza, quel movimento lento di cui vi parlavo all'inizio, potrebbe essere, perché avete anche la temperanza che è una carta lenta, potrebbe essere una lentezza nel costruire un futuro magari con la vostra persona di interesse, se ne avete una in questo momento, o comunque una sorta di, come vi posso dire, non è una precauzione, è un progredire a piccoli passi. Adesso dipende dalla situazione della relazione a cui voi state pensando. Adesso andiamo avanti, poi ci ritorno. Andiamo a vedere questo 10 di pentacoli. 2 di spade. E 3 di coppe. Qui è come se ci fosse una sorta di indecisione. Allora, per qualcuno potrebbe essere se fare quel determinato passo di cui mi parla questo cavaliere di pentacoli. Qui l'idea è che ehm, o qualcuno da single si ritrovi fidanzato, perché comunque partiamo da questa eremita, e il dubbio qui sia se costruire un qualche cosa di solido con questa persona. Da un lato perché potreste avere in testa una persona del passato, dall'altro potrebbe essere perché le cose non vi convincono molto con questa persona. Andiamo a vedere il cavaliere di bastoni, scusate, il re di bastoni. Regina di spade e regina di bastoni. È come se aveste bisogno di far leva sul vostro lato femminile, piuttosto che su quello maschile. Più, diciamo, da un punto di vista di ricezione, piuttosto che di azione. Ma infatti anche qui avete un 2 di spade, come se ci fosse un bivio, una scelta
che tutto sommato non siete ancora sereni nel prendere perché ci sono delle cose che non vi tornano. Andiamo a vedere il 2 di bastoni, asso di coppe. 6 di spade e carro. Allora, supponiamo che siate single e che non abbiate nessuno. Devo dire che in questo primo semestre potrebbe effettivamente arrivare qualcuno. Attenzione perché o è qualcuno del passato o è qualcuno che potrebbe essere sposato. Mm? Ed è da lì che vedo la vostra titubanza con questo cavaliere di pentacoli nel mi butto in questa relazione o no? Perché che cosa posso costruire con questa persona? Ci sono delle basi per poter costruire qualcosa? Oppure diciamo che le cose sono un po' confuse, non si capisce bene che intenzione ha questa persona? Se foste in single, ma aveste in testa qualcuno e magari avete già anche iniziato una frequentazione con questa persona, ho come l'idea che non siate tanto convinti di ufficializzare la relazione. C'è qualche cosa in questa relazione che non vi convince, come se ci fossero delle bandiere rosse che non vi fanno veder chiaro. Qui avete sia il 4 di coppe che il 2 di spade, che sono proprio carte che indicano una difficoltà nel vedere chiare le cose. Devo dire, per chi ha una relazione, soprattutto se la relazione è clandestina, che anche qui c'è come un farsi una domanda, ma vale la pena? Vale la pena iniziare una relazione con questa persona se mi può dare solo questo? Ehm, allora ragazzi, per quello che riguarda questo tentennamento, diciamo così, nel caso abbiate conosciuto una persona e appunto per X motivi non siate tanto convinti, io ho come la sensazione che ad un certo punto, so che è brutto quello che sto per dire, ma ho proprio sentito la parola trappole. Quindi è come se metteste un po' alla prova l'altra persona per verificare se effettivamente è così come dice, se ha veramente tutta quella determinazione di cui vi ha parlato. Perché è come se ci fosse un qualche cosa che ancora viene tenuto nascosto. Se per caso siete in una relazione che deve andare al passo successivo, ecco qui ci potrebbe essere effettivamente il passo successivo. Cioè nel senso, vedo questa giustizia che mi parla di contratti, che mi parla di accordi, che mi parla anche di convivenze certe volte, per qualcuno potrebbe riguardare il comprare o il mettersi d'accordo sul se comprare o no una casa. Però in questo caso vi devo dire, ragazzi, fate bene i conti perché a livello economico come la sensazione che potreste dover fare più sforzo voi rispetto all'altro o all'altra. Per quello che riguarda invece la famiglia, se già ne avete una, la famiglia io la intendo come nucleo familiare, potreste essere anche voi e il gatto, voi e il cane, ok? Però devo dire che potrebbero esserci come dei, delle questioni, delle idee, dei sogni, anche delle zone d'ombra per qualcuno,
che ritornano un pochettino a galla, ma tutto sommato non è male, nel senso che verranno risolte con pazienza, però sento che verranno comunque risolte. Il fatto solo di portare a galla le cose che non vanno, di comunicare, di dirlo, di renderle palesi, fa già sì che si possa affrontare il problema. Se avete figli o progetti magari in atto, vi ricordo che queste due parole sono abbastanza interscambiabili nelle letture dei tarocchi. Anche qui sento che molto è legato a una casa o una casa con il partner e può essere questa ufficializzazione. Qui abbiamo sia la giustizia due volte in un certo senso, qui abbiamo due volte il 10 ehm, di denari, è come se foste in una fase dove state decidendo se costruire qualcosa anche proprio a livello di mattoni con l'altra persona oppure no. Se non è il mattone è il dove va la relazione, cosa possiamo, quali sono gli obiettivi comuni per noi come coppia. Parecchi tentennamenti, parecchia autoriflessione con la carta dell'eremita, però ragazzi, se ve la devo dire tutta, tra l'eremita e queste carte, che sono due carte di viaggio dopo, io ho come la sensazione che qualcuno prenderà tempo. Preferirete come rimanere ancora da soli o prendervi un tempo per voi per pensarci, per meditarci, perché è come se non foste ancora convinti di fare questo passo e di fare questa scelta. Mm? Vi dirò, la persona che arriva per qualcuno potrebbe essere un amico di un amico, cioè come se la conosceste nella cerchia allargata, non negli amici stretti, gli amici degli amici. Potrebbe essere, potreste conoscerla lì. Diciamo che finisce il semestre, ragazzi, con questo due di bastoni che mi parla di qualcuno che vuole guardare al futuro e difatti qua di futuro si parla. Con il carro si parla di prendere una scelta, di fare una decisione e l'otto, scusate, il 6 di spade è una carta che mi dice che vi lascerete indietro i problemi. Vi lascerete indietro tutti quei battibecchi, quei dubbi, quei grossi punti interrogativi per la serie sono stufo o stufa di farmi domande, voglio solo star bene, sono stufa di vivere proiezioni, di vivere illusioni, voglio comunque un certo tipo di concretezza, voglio una regola. Il cavaliere di Pentacoli è un cavaliere molto concreto. Quindi ho come la sensazione che prima di fare questo tipo di scelta, che secondo me potreste dover fare con questo due di spade, è come se voleste dall'altra parte qualche mm, conferma. Non mi veniva il termine. Ok. Tutto sommato, ragazzi, non va malaccio, cioè nel senso non è che avete carte brutte, più che tutto c'è parecchia prudenza e da chiedersi se si vada entrambe nella stessa direzione o se voi pensate di poter andare nella stessa direzione della persona, della vostra persona di interesse, la persona che avete in testa. Ok. Devo dire che una cosa che giocherà a vostro favore sarà l'organizzazione di eventi o la partecipazione ad alcuni eventi. Devo dirvi che in questo semestre potrebbero esserci delle cerimonie come comunioni, battesimi, matrimoni, compleanni, lauree, come se ci fossero delle feste intorno a voi che in realtà a livello relazionale creano come dei diverbi con degli amici, potreste anche essere in mezzo a dei pettegolezzi, vi dico. Però tutto sommato voi sarete un po' i re e le regine della festa e ho come la sensazione che vi darà talmente tanto potere questa cosa che non vi importerà di rimanere ancora soli o comunque indipendenti se siete già in una relazione. Vi dico, non ho carte di rottura,
anzi sono più carte di unione, ma considerato che qui abbiamo un 6 di spade, un asso di coppa al contrario e un carro, e qui abbiamo l'eremita, non vi nego che per qualcuno ci si potrebbe spostare dall'attuale relazione, soprattutto se la relazione è stata forzata, se vi siete ritrovati a frequentare una persona perché vi siete abituati a ricevere il messaggino tutti i giorni e quindi, boh, da lì non c'è più il mi chiedo se questa persona sia effettivamente per me, ma è semplicemente ormai entrata l'abitudine, quindi che sia o no la persona per voi vi manca perché dopo tot giorni magari non scrive più il messaggio. Ecco, fate attenzione perché sono un po' trappole. Mm? Sono un po' trappole perché uno poi entra nell'abitudine e smette di farsi le domande importanti del tipo abbiamo cose in comune, possiamo costruire qualcosa insieme, questa persona è concreta, è effettivamente allineata con me. Ecco, queste sono domande che dovremmo porci prima di creare un'abitudine con qualsiasi persona. Va bene ragazzi, andiamo a vedere l'I Ching dell'amore, che mi sembra un mazzo molto azzeccato per questa lettura, e poi andiamo a vedere la spiegazione sul libro. Oh, quante! Ragazzi, prendo solo questa qua che si è girata. Il nutrimento, carta numero 27, ve la metto qui così si vede bene. Però le altre due le guardiamo giusto per curiosità. L'incontro intimo, carta numero 44 e unicità, carta numero 15. Va bene, le lascio comunque. Però andiamo a leggere solo questa qua, la carta numero 27 del nutrimento. Allora, nel libro è tradotto come il nutrimento, perfetto. Io ho comprato il libro in un momento diverso rispetto alle carte, quindi le traduzioni sono diverse. Allora, la spiegazione è, oltre che alimentare con saggezza se stessi, per conoscere il prossimo basta vedere come si alimenta. Osservare, cioè, i lati della persona a cui ciascuno dedica le maggiori cure. Al fisico puro e semplice, le persone volgari e meschine. Allo spirito, le persone nobili. L'esagramma fa accenno inoltre, come paragone, al ridestarsi delle energie della primavera. C'è il moto, il movimento dato dai semi che cadono e vengono trasportati dal vento, e la quiete rappresentata dallo stato di compiutezza a cui giungono le cose, foglie, fiori, eccetera. La persona saggia deve prendere esempio da ciò per la sua alimentazione, che deve essere nello stesso tempo movimento, parole che escono e cibo che entra, e quiete, moderazione sia nel parlare sia nel mangiare. Qui ha a che vedere con il cibo, ragazzi. Mm. Niente, stavo controllando una cosa. Bene, andiamo a vedere un oracolo per lavorare l'amor proprio, perché l'amore sì che è verso gli altri, ma è anche verso se stessi. E qui abbiamo un arcano numero 7. E c'è questa fanciulla che si sta lavando e il mantra da ripetersi, insomma, per aumentare, per sviluppare, per lavorare l'amor proprio potrebbe essere: pulisco me stesso dalle cose che non mi servono più. Ok, ho solo più una fatina. Andiamo a vedere una fatina per voi. Sì, è come se avessi bisogno di far pulizia anche delle illusioni, ragazzi. Il 7 di coppe e la luna sono effettivamente carte di proiezione, carte di illusioni, carte di ideologie che sono state apprese che probabilmente con questo 6 di spade non vi servono più. Equanimità, e qui mi ricorda un pochettino la carta della giustizia. Essere equi, quello che vale per me vale anche per te e viceversa, quello che vale per te vale anche per me. Mm? Bene ragazzi,
Spero di avervi dato degli spunti interessanti di riflessione, fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video e per iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi una mail per fissare un appuntamento per delle sessioni individuali oppure se preferite andare a vostro ritmo potete anche abbonarvi al canale. I titoli dei video sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla per rendervi conto dei temi che vado via via trattando. Detto questo, ragazzi, io non posso che augurarvi un 2025 super splendido, pieno di abbondanza, pieno di amore, soprattutto per voi stessi. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!